Buongiorno e ben trovati. In molti mi state scrivendo perché avete puledri piccoli e volete avviarli alla sella, ok? Allora, cos'è che possiamo fare con un puledro piccolo? Adesso ve lo faccio vedere con lui, che è Nadir e che è un arabo di 3 anni e mezzo, 4 praticamente, a settembre. Lo potete fare anche con un puledro di 8 mesi, ok? Questa è una cosa che potete fare, perché cosa succede? Che molte volte mi scrivete, come mi è successo anche in questi giorni, in cui mi dite ho un puledro di 1 anno, gli ho messo il sottosella. Non ha molto senso, non serve, non è che non serve, diciamo è una cosa che si fa perché si pensa alla sella. Allora, se voi pensate alla sella, dovete pensare al gioco numero 7 del programma Parelli. Okay? Il gioco numero 7 è la strettoia. Non vi piace chiamarlo gioco, lo chiamate esercizio, chiamatelo come vi pare, ma sempre quello è strettoia. Tutto quello che è strettoia, fatto in tutte le salse possibili e immaginabili, aiuta poi il cavallo il giorno che noi andremo a mettere la sella. Cosa posso fare quindi per poterlo aiutare e vedere a che livello è la sopportazione della claustrofobia da parte del mio cavallo? Ricordatevi che i cavalli sono animali che per natura sono codardi e claustrofobici. Poi qualcuno di voi mi scriverà nei commenti, ma perché l'hai chiamati codardi? Nel mondo dell'essere umano essere codardi è una cosa, quasi un insulto, no? Nel mondo dei cavalli essere codardi è un pregio, perché probabilmente campi molto più a lungo. Quindi il fatto che il cavallo, essendo una preda, sia codardo e claustrofobico fa parte della sua natura, è così, e è giusto che sia a questa maniera, quindi non è qualcosa di negativo nel loro mondo. Però nel nostro mondo sì, nel senso, un cavallo molto claustrofobico avrà difficoltà a fare tante cose nel nostro mondo, a salire su un carrello, a rimanere legato magari per parecchio tempo, entrare nel lavaggio, farsi mettere la sella, ok? Dare i piedi, sono tutte cose che aumentano la claustrofobia. Tutto quello che noi mettiamo sopra, sotto, di fianco mette sempre claustrofobia. Magari avrà un cavallo, sarà un cavallo che aggredisce l'ostacolo, ok? Sempre per un solito discorso, che avete visto come è fatto l'ostacolo, pilieri con la barriera nel mezzo, quello crea claustrofobia. Ci sono dei cavalli che saltano, saltano 1 metro quando c'è un ostacolo di 40 cm, per farvi capire che la claustrofobia fa sì che si inneschi un meccanismo di adrenalina che, ricordatevi, non è mai d'aiuto per noi l'adrenalina, perché l'adrenalina ci mette il cavallo in una condizione di fuori controllo. Quello che possiamo fare, che è banale, lo potete fare a casa vostra senza spendere un'esagerazione, è quello di creare qualcosa del genere, quello che noi tecnicamente chiamiamo car wash, ma potete chiamarlo come vi pare. E cos'è che si fa? Si fa semplicemente cercare di far passare il cavallo non qui dove sono io, lui vorrebbe passare qui dove sono io, ma attraverso quelle strisce di plastica, ok? È una plastica rigida, ma questo l'ho visto fare in 1000 salse diverse. C'è qualcuno che lo fa con delle corde, con delle bottiglie di plastica, ok? Che la corda passa dentro le bottiglie di plastica. L'ho visto fare con strisce molto leggere. È indifferente. Io mi sono trovato bene a questa maniera, però poi nulla vieta che magari possa essere fatto in tante altre maniere. Fondamentalmente questo qui ci dà una bella mano, perché essendo roba pesante e che tende un po' a chiudersi quando il cavallo passa, gli dà un'idea di abbastanza di claustrofobia. Fra l'altro lo può aiutare anche per quando usciremo le prime volte, ecco, sempre nel mezzo, per quando usciremo le prime volte in passeggiata e magari dobbiamo attraversare un sentiero dove ci sono dei rovi, dove ci sono dei rami, delle foglie e via e via. Quindi cos'è che faccio io? Per aiutarlo passo io la corda e apro leggermente, vedete, con la corda apro leggermente, indicandogli un po' da dove voglio che lui passi. Solitamente all'inizio cavalli, questa è la prima volta che lo faccio con lui, lui è 1 settimana che è qui, quindi ha qualche ora addosso. Quindi cos'è che faccio io? Io
chiedo di provare, questo per me è sufficiente, è un tentativo. Di nuovo chiedo di provare. Ci sono dei cavalli che a quest'ora erano già passati, ci sono dei cavalli che a quest'ora erano schizzati via, soprattutto quando tira vento magari non lo fate le prime volte. Quindi chiedo di nuovo, vedete, io non faccio altro che dargli un po' un'idea di dove dovrebbe passare. Vedete, lui prova, è un po' in difficoltà perché non sa cosa deve fare. Da questa parte vede tanto spazio, ma ci sono io che gli impedisco di passare. Da quell'altra parte vede poco spazio e vede questa roba di plastica. Lui è andato un po' in frustrazione, ha iniziato a agitarsi e a muovere i piedi. Quindi io devo dirgli no, vai un po' più in là con il piede. Adesso gli sto chiedendo di spostare la spalla, Questo voglio. Perché devo controllare le spalle, Uno dei problemi che ci sono in questi casi è che il cavallo deve stare sotto il nostro controllo, quindi se io gli chiedo di spostare le spalle è fondamentale che lui sposti le spalle. Se eventualmente non avesse quel controllo lì, potrei uscire da questo esercizio e andarmi a fare i passi laterali. Trovate tutti gli esercizi sui passi laterali nella playlist che si chiama G6. Quindi vado ad aprire di nuovo, no, non è qua, e sposta questa spalla, bravissimo, e chiedo. Ottimo, ottimo, bravo. Ricordate un po', se mi seguite un po' sul canale, c'è il famoso detto nose, neck, maybe feet, cioè naso, collo e forse piedi. Quindi già il fatto che ci ha messo il naso è una buona cosa. Però se non riuscite a fargli fare questo al vostro cavallo, non gli andate a mettere la sella, perché magari ce la fate tenere la sella sopra, però è una situazione che poi vi si ripercuote in seguito, è un buco che lasciate nella preparazione del vostro cavallo. Se lui riuscisse a mettere dalla parte di qua l'occhi, tutto sarebbe molto più facile dopo. Però è una cosa che se io metto troppa pressione qui, lui va in panico. Quindi devo solo stimolarlo quel tanto che basta per fargli capire cos'è che desidero. Vedete cosa fa? Questo lo farebbe anche in un carrello. Ora magari lui è bravo a salire sul carrello, però spesso e volentieri la stessa cosa la fanno sul carrello, no? Provano e poi dopo tirano indietro. Quindi io devo aiutarlo, ma senza mettere troppa pressione. Devo creare un po' un suggerimento, ecco, la parola giusta è un suggerimento. Adesso ha messo l'occhio di qua, quindi quello che posso fare è accarezzarlo. Bravo. Perché non sto usando il rinforzo positivo? Perché lo userò dopo, perché in questo momento lui non è in una situazione mentale da rinforzo positivo. È un po' teso, vedete come ha la testa alta. E vedete l'occhio anche, che l'occhio magari lo vedete male, però vedete che io da qua lo vedo che aveva l'occhio un po' bianco prima quando ha tirato sulla testa e è andato indietro. Quindi di nuovo chiedo, piano, chiedo, sì, ok. L'idea è quella un po' sempre di usare il naso del cavallo come un mirino, no? Quindi il mirino punta nel mezzo a queste due strisce. Chiedo, ok. Ha fatto un passo avanti, per questo che ho smesso, Chiedo, appena lui prova, o prova con la testa, o prova con un piede a venire in avanti, o con un posteriore a venire in avanti, io mollo sempre, perché voglio che... E non tiro, non pensate che tiro, io qui tengo la corda in tensione perché lui senta una leggera pressione dietro la nuca, dietro le orecchie, qua. È più uno stimolo che altro, Lui adesso vorrebbe andare indietro, io mantengo la tensione, quindi mantengo la corda in tensione e appena ritorna rimollo. Pressione e rilascio, i cavalli imparano per rilascio, non per pressione. Quindi chiedo di nuovo, chiedo piano piano e aspetto e lui va indietro. Non devo smettere di chiedere, quando lui mi ritorna lì, esatto. Vedete cosa fa? Lui è tornato avanti con i piedi ma ha girato la testa. Bene, cos'è che posso fare? Posso spostare questo più nel centro e vedere se riesce a mettere il naso dentro. A volte proprio conviene magari anche tirarla via una, così. Però
io cerco sempre di fargli fare le cose a loro, quindi di facilitargliele ma fino a un certo punto. E dovete avere un bel po' di pazienza, perché può succedere che ci metta tanto tempo il cavallo. Bravo! Ci può mettere anche un'ora a fare il primo passaggio. Ora io ve lo sto facendo fare in diretta, però se stesse troppo a lungo poi magari ve lo taglio e vi dico quanto ci ha messo. Vediamo un attimo, continuiamo un pochino a chiedere. Chiaramente poi cosa è successo? Che lui ha anche un occhio tappato dalla plastica e quindi gli resta un pochino più difficile. Allora cosa faccio io? Tolgo la plastica da questa parte e gliela metto da quest'altra e proviamo un attimo se lui riesce a mettere, adesso ci si è messo l'altra, riesce a mettere, esatto, quello, e lo riporta indietro. Di nuovo, prova, 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 bravissimo, super, super, super. E ha masticato. È una cosa che deve capire da solo, io devo solo suggerirgli un po' la strada per trovare la soluzione, ma non devo mettere troppa pressione perché altrimenti se no lui I cavalli sono curiosi per natura, per cui se faccio, ottimo, se io faccio in modo che lui sia curioso e non spaventato, il giusto, cioè, come si può dire, non è che se lui è leggermente spaventato non lo fa lo stesso perché è curioso. I cavalli sono estremamente curiosi, è quello che ci permette poi dopo di insegnargli. Per questo che il vecchio Reante diceva non togliere mai la curiosità al tuo cavallo. Se ho un cavallo che è molto curioso, io cerco di evitare che si faccia del male, perché i cavalli troppo curiosi a volte vanno a mettere il naso dove non dovrebbero, ma nello stesso tempo non devo mai sgridarlo o ridarguirlo se lui è curioso, se lui prova a prendere in bocca qualcosa, prova a stuzzicare qualcosa, perché in quel caso lì mi tolgo una parte di possibilità quando poi dopo lo vado a addestrare. Quindi devo adesso provare a chiedere di nuovo, ok? Vediamo se ci prova ancora. Vediamo un attimo. Esatto. Entra, ottimo, quello è ottimo perché ha capito che se lui con il naso fa leva sopra la striscia di plastica riesce a gestirla, riesce a dirgli alla striscia di plastica di spostarsi, ok? E quella è un'altra cosa che loro trovano intrigante. Quindi lui deve imparare un po' a gestire la sua emotività mentre che fa questo. Eccolo là, vedete? Lui adesso cosa fa? Sposta, mette la testa, ma una volta che mette la testa, siccome si sente queste due strisce sul collo, ha paura di rimanere incastrato e tira indietro. Quello che farebbe se avesse infilato la testa dentro le sbarre di un cancello, ecco, cioè, per darvi un'idea, che è pericolosissimo, no? Tra l'altro. Quindi è un po', sono così i cavalli, sono curiosi di fare le cose e poi magari si vanno a infilare in situazioni che sono pericolose. Però in questo caso lui deve trovare la soluzione all'indovinello e nello stesso tempo superare la paura di passare lì dentro. Ottimo, mi sta guardando tra le strisce. Chiedo di nuovo, vediamo se lui riesce a gestire la cosa. Bravo, ancora. Esatto, bravo. Vedete cosa fa? Lui sta provando a modificare la struttura che ha di fronte per passarci. Che lui sa che in questo momento io gli sto chiedendo di venire in avanti. Vedete cosa ha fatto con la testa? L'ha allungata. Ma nello stesso tempo però trova difficoltoso gestire quella situazione. E quando lo trova troppo spaventoso torna indietro. E io non glielo impedisco, tengo solamente ancora la tensione della corda per fargli capire che quella non è la soluzione, perché non gli toglie la pressione, gli toglie solamente le strisce davanti, ma non la pressione, non la mia richiesta. Esatto. Questi sono tempi normalissimi per un cavallo, sono tempi normalissimi.
sono dei cavalli che ci mettono veramente tanto. Se andate a recuperare, sul mio canale c'è un po' la storia di Tangeri, che era una cavalla che aveva avuto dei problemi durante il parto e praticamente non aveva proprio eccezione dei posteriori e era claustrofobica veramente a dei livelli incredibili. Ecco, se andate un po' a vedere quella storia là, vi rendete conto di quanto può essere complicato gestire la claustrofobia per un cavallo. Quindi adesso lo porto avanti, esatto, ottimo, e adesso la ritirerà indietro. Però vedete che nella scaletta che dicevamo prima è nose, neck, maybe feet, cioè naso, collo e forse piedi, adesso lui è arrivato già al collo. E questo è ottimo perché è relativamente poco, è la prima volta che glielo facevo fare. Vieni più avanti, esatto, bravo, bravissimo, adesso ci sta anche di più, sta pensando, ottimo, quindi sta gestendo la sua situazione in questo momento, probabilmente sta anche pensando che potrebbe anche passare. Ora devo fare solo attenzione quando passa, perché di solito corrono quando passano e io ho la corda corta che è 3,70 m e basta in mano, quindi quando lui mi passa avanti io dovrò disimpegnarlo, però c'è questa cavalla qua e non è una situazione, loro sono comunque tutti sferrati, però non è una situazione ottima. Ottimo, questo è ottimo. E adesso qui ci vuole il rinforzo positivo invece, perché lui è sereno, tranquillo, con la testa bassa e ha fatto un passo avanti. Io non gli sto dicendo nulla, non gli sto dicendo di venire, non gli sto dicendo neanche di andare. Lui potrebbe tranquillamente tornare indietro, io non gli direi nulla, gli direi solamente di riprovare. Questo è approccio e ritirata, alla fine è gioco d'amici. Ora prova a mandare un pochino indietro questa cavalla qua, perché avrei piacere che non si faccia male nessuno, tantomeno la Simona e io. Vai un pochino più là, bimba, brava. E adesso posso provare a vedere se lui passa. Yes, è ottimo. Ed è quello che vi dicevo prima, è per questo che ho messo un po' più lontano la cavalla. È stato ottimo questa cosa, perché chiaramente lui ha trovato la soluzione da solo. Non c'è stato una forzatura, nessun tipo di forzatura da parte mia. Tengo a bada quelle due cavalle là, perché loro fanno branco a sé e noi facciamo branco a noi, quindi io devo proteggere il mio branco, non devo mandare via lui, ma devo mandare via loro se mi danno noia. Bene, spero che anche questo video vi abbia fatto capire un po' come funziona il cavallo e come funziona l'addestramento del cavallo usando questo sistema. Quindi noi facciamo un po' da mentori e diamo degli input al cavallo in modo che gli si aprano delle scatolette nella testa e comincia a pensare, a trovare le soluzioni per conto suo. Noi gli si dice un po' la strada, però poi dopo la strada la deve percorrere lui. Quindi se vi è piaciuto il video lasciate un like, lasciate un commento se avete delle domande o se mi volete chiedere qualche cosa o delle spiegazioni su cosa ho fatto. E vi ricordo che io sono in giro per tutta l'Italia ogni fine settimana a fare dei corsi. Prossimamente sarò a Milano, poi sarò a Siracusa e a Brunico, quindi magari andate a vedervi sul calendario quali corsi vi possono essere più vicino casa e magari ci incontriamo di persona. Grazie per avermi seguito fino a qui e noi ci vediamo nel prossimo video. Oh, galloping dreams, we ride far and wide. In a world so vast, we feel alive. Underneath the open sky, we're wild and free. Oh, galloping dreams.